Buongiorno amici e benvenuti alla lista dei nostri 10 accessori indispensabili per quanto riguarda la nostra van life. Eccomi amici, voglio iniziare la lista delle 10 cose con i miei vasetti portaspezie. Perché con questi? Perché me li avete chiesti tantissimi nei commenti, eravate curiosi di sapere come li ho attaccati e adesso vi faccio vedere. I vasetti innanzitutto sono vasetti in vetro, possono essere anche in plastica, ma per questioni di igiene ho scelto il vetro perché si può lavare molto più facilmente. Come sono stati attaccati? Sono stati attaccati solo i coperchi, come vedete qui sopra, con della colla che è tipo Attack. Hanno resistito ovunque, hanno resistito negli sterrati che abbiamo fatto in Alaska e quindi vi assicuro che sono veramente a prova di vibrazioni. Io ho scelto solamente di attaccare 6 vasetti, ma voi ne potete mettere quanti volete a seconda dello spazio che avete sul vostro camper o sul vostro van. Ho comprato i vasetti in un supermercato qui negli Stati Uniti, ma ne ho già comprati 2 di riserva in caso mi si rompessero e non li trovassi uguali in altri posti. Per quanto riguarda l'uso è molto semplice, ogni volta che ne ho bisogno mentre cucino non faccio altro che svitare, prendere il vasetto e riattaccarlo. Anteriormente, quando dovevo usare le spezie, era sempre un caos aprire lo stipetto qui sopra e cercare in mezzo a questo disastro di roba tutti i vari vasetti sparsi in giro, per non parlare del rumore e delle vibrazioni che facevano andando. Il secondo oggetto che ha veramente dato una svolta per quanto riguarda l'organizzazione di oggetti vari sono state le tasche in feltro. Come vedete sono anche in pandan con il resto dei colori dell'arredamento del van e sono veramente utili. Perché? In questo caso io le uso per mettere tutte le decine di occhiali da sole. Sapete che sono una fanatica di occhiali da sole, erano sempre in giro ovunque e adesso sono tutti qui comodi. Oltre agli occhiali da sole ci mettiamo anche le penne pronte all'uso. Le tasche in feltro le abbiamo semplicemente attaccate alla parete con queste 2 piccole vitine. State attenti a non usare viti troppo lunghe che oltrepassano le esili pareti del camper. Normalmente queste tasche sono vendute su Amazon o nei negozi come accessorio per divani o letti. Perché? Perché normalmente si mette questo sul bracciolo del divano, ma come vedete è perfettamente adattabile anche al camper. Vi faccio vedere che ne ho un'altra anche nella zona letto. Questa invece è quella che abbiamo nella zona letto. Per cosa la usiamo? Per tutte quelle cose che non avendo i comodini rimarrebbero in giro ovunque, quindi spruzzini vari, colliri, cremine, fazzolettini, tutto quanto normalmente tenete sul vostro comodino. State attenti quando installate questa tasca nella zona letto che non sia posta ad un'altezza che vi dia poi fastidio quando cambiate il letto, quindi quando alzate il materasso o anche quando alzate la rete per accedere al gavone, perché qui c'è il gancio che tiene la rete e prendete bene le misure. Sempre per quanto riguarda le tasche portaoggetti, ultima ma non meno importante, questa taschina dell'Ikea, lavabile in lavatrice, quindi in questo senso comodissima, dove mettiamo qualsiasi cosa. Ci sono delle pastiglie, un metro, gli auricolari, qualsiasi cosa possa rimanere sparso in giro e muoversi durante il viaggio, lo appoggiamo qua dentro. Le tende nel portellone sono veramente quelle che hanno fatto la differenza. Abbiamo deciso di installare queste tende che sono non solo di bellezza, ma sono termiche ed oscuranti.
Sono semplicemente fissate in alto con una guida in plastica e dei gancetti che vi farò vedere nei dettagli. Le abbiamo anche queste comprate su Amazon e vi metterò il link in descrizione. Quando fa molto freddo non faccio altro che aprire le tende, chiudere tutta questa parte e gli spifferi non saranno più un problema, perché il problema dei van sono gli spifferi che vengono normalmente dal portellone posteriore. Continuando il discorso dell'isolamento termico, abbiamo optato per questo feltro, è un feltro di lana, quindi molto caldo, attaccato come vedete in funzione di una testiera del letto. Sicuramente ci sta aiutando molto a non avere quella sensazione di freddo, di gelo che sempre avevamo qui dietro il cuscino. Come l'abbiamo attaccato? Lo abbiamo attaccato semplicemente con un velcro, di modo che possa essere staccato ogni volta lo vogliamo lavare. Un'altra delle cose imperdibili per la nostra van life è il contenitore e la borsa posizionata all'interno del contenitore per le bottiglie dell'acqua. Bottiglie assolutamente di vetro, perché quando ce la facciamo cerchiamo di utilizzare meno plastica possibile, e quando troviamo rubinetti affidabili con acqua veramente potabile, anche se abbiamo sempre i nostri filtri a carboni attivi, cosa facciamo? Questa normalmente la teniamo sotto il tavolo, poi vi facciamo vedere dove. Comunque all'interno c'è questa borsa, che se la riesco a togliere dal contenitore, questa borsa con 9 scompartimenti per 9 bottiglie, noi ne abbiamo 6 più i thermos, che ci portiamo anche vicino alle fontanelle per riempire le bottiglie. Dopodiché il contenitore, che appunto teniamo sotto il tavolo, per la massima stabilità durante la guida. E arriviamo all'argomento, o meglio all'oggetto tanto discusso, quindi i packing cubes. Sono i cubi porta abiti, ve li faccio vedere. Sono questi, sono contenitori di stoffa morbida dove all'interno ci si mettono tutti i vestiti divisi come si vogliono dividere. Ci sono persone che in assoluto preferiscono avere i vestiti tutti pseudo piegati all'interno dei pensili, ed altre che invece preferiscono avere tutto all'interno di questi, che sono poi gli stessi che si usano nelle valigie quando si viaggia. Diciamo è la versione moderna di quello che una volta erano i vari sacchettini per dividere la biancheria all'interno delle valigie. Inizialmente io ero molto scettica sull'uso di questi, perché ero una di quelle che preferivano avere tutto alla vista, ma poi mi sono dovuta ricredere, anche perché ogni volta che aprivo uno sportello mi crollavano addosso tutti i vestiti, quindi non rimanevano mai piegati, tantomeno stirati, cosa che con questo non succede. Un'altra cosa che veramente mi ha cambiato la vita per quanto riguarda l'organizzazione della cambusa sono stati questi cestini. Perché questi cestini? Perché inizialmente questo vano non era una cambusa, bensì un vano portaabiti, addirittura c'è una sbarra sopra per appendere gli attaccapanni. E noi ovviamente abbiamo cambiato l'uso di questo stipetto mettendo questa colonnina con 4 cestini, ovviamente anche questi comprati all'Ikea. Minima spesa, massimo rendimento, come si dice. I cestini mi permettono di organizzare qualsiasi cosa come pasta, pane, buste varie, scatolette, qualsiasi cosa possa servire nella cambusa di una cucina. Ovviamente sono molto pratici,
vengono bloccati con questi elastici nel momento in cui ci si muove, per evitare che i vari cestini possano spostarsi e danneggiare il pannello di chiusura. Con l'organizzazione dei cestini in questa maniera abbiamo guadagnato veramente tantissimo spazio. Un'altra piccola modifica, ma che ci aiuta veramente tanto con le nostre cose di cappellini, cappelli, arzigogoli vari, sono i gancettini che abbiamo installato, messo e fissato sotto i pensili. Quindi, tornando dalle escursioni, dai sentieri, eccetera, eccetera, non sappiamo mai dove appoggiare i nostri cappellini per non averli in mezzo, ci sono i gancetti, possono essere utilizzati per appenderci qualsiasi cosa. Sono dei normalissimi gancetti a vite che vengono avvitati. Ovviamente anche qua, come sempre, diciamo di stare molto attenti alla lunghezza degli stessi, perché chiaramente lo spessore del materiale con cui sono stati fatti questi pensili è meno di 1 centimetro, quindi occhio alla lunghezza della vite stessa. Ne abbiamo messi 4 o 5, così al volo attacchiamo di tutto. Ci tengo a precisare che la famosa casa svedese non ci paga per pubblicizzare tutti questi oggetti, ma anche questo l'abbiamo comprato all'Ikea. È un cubo di feltro che usiamo qui nella dinette, anche perché la dinette è 2 posti, ma ci stiamo sempre seduti uno alla volta. Lo usiamo per mettere dentro libri, riviste, portatelefoni e quant'altro ci rimanga in giro qui sul tavolo. È veramente molto comodo, come per le tasche che avete visto, e perfettamente in pandan con il resto dell'arredamento del camper in grigio. Si parla tanto di cubi portaoggetti, ne abbiamo infatti anche un altro che è posizionato proprio qui tra i 2 sedili del guidatore e del passeggero, che usiamo per mettere qualsiasi cosa ci capita tra le mani mentre stiamo guidando. Perché? Perché prima non sapevamo dove mettere cartine, telefoni, bottigline d'acqua, chiavi e quant'altro, adesso ci giriamo, boom, e lo tiriamo lì dentro il cubo, veramente comodissimo. L'ultimo oggetto di questa nostra lista è il paraschizzi, un semplicissimo pannello di plexiglass che serve per dividere la zona dove si cucina il lavandino e i fornelli dalla zona letto, quindi per prevenire schizzi che possono arrivare dal lavabo o dalle pentole sul fuoco. Lo posso mettere e togliere in qualsiasi momento perché non è fissato con nessuna vite. Minima spesa, massimo rendimento. Amici, speriamo che questo video vi sia stato utile e vi abbia dato un sacco di idee per la vostra vita in camper o semplicemente per le vostre vacanze. A questo punto non ci resta che salutarvi e ricordarvi di iscrivervi al nostro canale per aiutare, perché è l'unico aiuto che vi chiediamo, l'iscrizione al nostro canale, che è completamente gratuito chiaramente. Vi ricordiamo anche di seguire i nostri social su Facebook e Instagram, perché come al solito ha detto la serie che su TikTok non ci vuole andare. Non so come si fa. Un salutone a tutti ancora dal Texas. E andiamo dentro che stiamo spippando dal freddo. Dai, cosa c'è da pranzo? Vediamo. Consommé. Consommé. Mi tocca l'insalata. Oggi mi tocca l'insalata, ve lo dico, me la sento scivolare. Polenta coi funghi. Ciao, magari stasera. Ciao. Ciao.